Oggi prepariamo la pasta sfoglia in padella, uno dei miei cavalli di battaglia. Allora, apriamo la confezione e la mettiamo in padella con la sua carta forno. Tagliamo l'eccesso di carta forno. Oggi la faccio sul fornello a gas, ma potete farla anche sul fornello a induzione. Qui nel canale trovate già una ricetta con i tempi di cottura spiegati per l'induzione. Se non l'avete vista, andate a dare un'occhiata. Ok, così. Con una rotella per tagliare la pizza oppure con un coltello ritagliamo il bordo in questo modo. Con una forbice tagliamo in 4 pezzi il bordo, così, in modo da ottenere 4 strisce. Pieghiamo così e lo appoggiamo al centro della sfoglia. Facciamo la stessa cosa con l'altro, così. Ok, con una forchetta buchiamo bene la sfoglia nella base, così, e cosa molto importante per questa ricetta è utilizzare una padella dal fondo spesso, vedete? Prima che qualcuno dica che è sporca, no, non è sporca, è macchiata. Accendiamo il fornello più piccolo oppure quello medio, come preferite. Oggi vado con quello medio, così. Utilizziamo lo spargifiamma se ce l'abbiamo. Se non avete lo spargifiamma vi consiglio di utilizzare il fornello più piccolino al minimo. Appoggiamo sopra lo spargifiamma, vedete come si sparge? Ok. Sistemiamo la padella sopra, così. Facciamo cuocere per 2-3 minuti a fiamma alta e poi la abbassiamo. Come usare il coperchio? Bisogna essere veloci per non far cadere le goccioline all'interno della sfoglia. Così, 1, 2, vedete che inizia a gonfiarsi bene? Se non volete fare attenzione al momento di alzare il coperchio, vi consiglio di prendere un canovaccio pulito e legarlo così. Quando vedete che la sfoglia inizia a colorarsi sotto, giratela così. Coprite. Potete o meno utilizzare il canovaccio, scegliete voi. Se non volete stare attenti nel girare il coperchio, io ve lo consiglio perché assorbe appunto le goccine di umidità, vedete? Adesso giro. Ecco qua, la sfoglia ha preso un bel colore. Rimetto la carta forno, faccio scendere la sfoglia così. Ok, questa è una sfoglia che accontenta tutta la famiglia perché facciamo tanti gusti diversi, perché c'è sempre quello che la vuole in un modo, quello che la vuole in un altro, quindi accontentiamo tutti oggi. Qui uso un ripieno di ricotta e spinaci, passata di pomodoro, ricotta e mortadella, Che fai?
Aggiungo anche un po' di parmigiano dappertutto perché secondo me si abbina bene con tutti i sapori. Un pizzichino di sale. Chiudiamo e lasciamo cuocere per altri 10-15 minuti. Controlliamo la cottura. Vedete, il formaggio inizia a sciogliersi. Potete mettere anche un pochino di mozzarella se volete. In questa ricetta i tempi di cottura possono variare molto perché dipenderà dall'intensità in cui regolate la fiamma, dallo spessore di fondo della padella. Più è spessa meglio è, perché così non si rischia di bruciare la sfoglia. Insomma, dovete controllare un pochino ad occhio la cottura, ma non ci vuole tanto, Se fate la pre-cottura in bianco vedrete che non ci vuole tanto. Aggiungo anche un pochino di formaggio filante a quella con le melanzane, perché ho cambiato idea, secondo me ci sta troppo bene. E poi se vedete che si sta cuocendo troppo sotto, potete cambiare il fornello, la mettete su quello un pochino più piccolo. Che buona! La torta. Sì, la torta. Buona, vero? E mentre questa cuoce c'è qualcuno che sta ancora rubacchiando del ripieno. Controlliamo la cottura. Basta alzare per vedere com'è la base. Io direi che va bene così. Vi faccio vedere il coperchio, guardate, pieno di goccioline, vedete che quando alziamo, se non mettiamo il tessuto, dobbiamo fare così, alziamo velocemente e rigiriamo, altrimenti se facciamo in questo modo le goccioline finiscono tutte nella sfoglia e la bagnano e non va bene. Pasta sfoglia cotta. Togliamo la carta forno. Vedete, il formaggio si è sciolto perfettamente e la torta è pronta per essere gustata. Guardate, il sotto non è bruciato. Sentite com'è croccante? Ragazzi, provate a fare anche voi la pasta sfoglia in padella. La cottura in padella è comodissima per quando non abbiamo il forno, per esempio nelle case vacanze, oppure quando si va in camper. Ecco qua, cottura perfetta, vedete?